ragazzi, bentornati sul canale. In questo nuovo video torneremo indietro nel tempo di migliaia di anni. Infatti visiteremo dei posti di confine attraversati nei secoli da banditi, eserciti e contrabbandieri. Visiteremo infatti un insediamento fondato da popolazioni retico-celtiche, da stoni o galli cenomani. Gli stoni erano una popolazione dell'Italia antica e secondo alcuni studiosi erano insediati nelle Alpi sin dal 1500 a.C., mentre i galli cenomani erano un popolo gallico della Gallia Cisalpina. Entrambe le popolazioni affondano le loro radici nei secoli precedenti alla nascita di Cristo, l'anno 0. E questo paese è così antico e così remoto che non si sa di preciso quale delle due popolazioni lo abbia fondato. E considerate che si tratta di un paesino remoto all'interno di una valle già remota, la Val Vestino. Poi proseguiremo la nostra esplorazione e andremo sulla cima del monte che dà il nome alla valle, il Monte Stino. Anche qui si intrecciano le vicende di eserciti, contrabbandieri e briganti, ma una su tutte. Nel 1526 questa montagna fu scalata da 20.000 lanzichenecchi che si stavano dirigendo verso Roma per effettuarne il sacco, il famoso sacco di Roma. E poi concluderemo l'esplorazione con il lago d'Idro, anche questo un lago misterioso e di confine che ospita manufatti importanti. Un lago molto particolare e ancora in parte selvaggio, in quanto è uno dei pochi laghi italiani che non ha una strada che lo circonda completamente. Ma ora basta chiacchiere, andiamo in moto e proiettiamoci verso il lago di Garda, all'ingresso della Val Vestino. Vamos! Eccoci ragazzi nelle curve che ci portano alla Val Vestino, lasciamo il lago di Garda e ci infiliamo nelle Alpi bresciane. Cime innevate perché ieri ha fatto veramente freddo e ha nevicato sopra i 1000 metri. Sempre bella questa striscia proprio in mezzo all'asfalto, fantastica, che porterà la fibra ottica che fra poco sarà completamente inutile visto che le connessioni saranno tutte satellitari. Adesso andiamo in quelli che erano i paesi di confine veramente isolati e che vivevano soltanto il contrabbando. Nello specifico andiamo in un paesino isolato in una valle che è già isolata. Non so per quale motivo è stato costruito e fondato nella parte opposta della valle rispetto a dove ci sono tutti gli altri paesini, ma adesso lo scopriremo. L'ho individuato per caso su Google Earth e sono veramente curioso di andare a vedere com'è. Ecco, qui non è nemmeno indicato il paesino di Bollone, che tra l'altro è così antico che non si sa nemmeno perché si chiami così. Probabilmente deriva da una parola celtica, ma poi vi racconterò la storia quando arriviamo sul posto. Ed eccoci in vista della diga di Val Vestino e del lago ovviamente creato dalla diga di Val Vestino. Qui ci sono alcuni punti interessanti come una dogana sommersa, ne ho raccontato la storia in un altro video che vi linko qua in alto a destra, molto curioso, dateci un'occhiata. Adesso ci dovremmo avvicinare probabilmente all'incrocio dove troviamo la deviazione per Bollone. Eccolo giù, c'è la locanda e come dei veri viaggiatori del passato ci fermiamo e prendiamo la deviazione. È segnato solo qua, guarda, Bollone 4 km, l'unico cartello che indica questo paese, 822 metri. Andiamo a dare un'occhiata a questo insediamento retico-celtico. È un panorama che sembra gennaio, non aprile. Guarda dov'è, lassù, è veramente in un posto isolato, cioè è 4 km dalla strada principale e non ha altri villaggi intorno. Sono curioso di vedere chi ci vive. Bollone, eccoci qua, non sembra nemmeno piccolo,
Persino il suo cimitero, il suo monumento ai caduti. La macchina c'è, quindi qualcuno ci vive. Ecco un'altra macchina. Guarda che bello questo cartello vecchio, bollone. Sarà probabilmente illuminato. Con dei fregi su questa casa. Comune di Bolone addirittura, senza la doppia L. Distretto Pol di Tione, circondario confinante extradoganale, via Perturano. Veramente fuori dal tempo questo posto. Ah, c'è anche la fermata dell'autobus. Incredibile. La piazzetta. Diviso di sosta su tutto il centro storico. Suppongo che finisca qua il paesino, immagino. Qua c'è il parcheggio. Mitica Panda 4x4. Guarda adesso come mi infilo in un posto dove non potrò girare, Vedrai, vedrai. Non c'è nessuno in giro. Municipio. Scuola elementare. Ma dai, era questo il municipio? Che forza. Quelli cioè ci sono i simboli dove appendevano i manifesti delle elezioni. Allora, parcheggiamo qua il bisonte. Ragazzi, sono arrivato a Bollone, paesino in cui regna un silenzio direi assoluto. Come molte volte in Italia, quando un paese è così vecchio e così antico, si perde proprio la memoria del perché si chiami così. In questo caso Bollone sembra che derivi da una parola celtica, beula, betulla, in riferimento appunto a degli alberi, delle betulle che ancora qui si trovano. Un'altra interpretazione invece lo fa risalire ad una parola latina bula, pozza d'acqua, in riferimento a una sorgente d'acqua intorno alla quale chiaramente sarebbe potuto nascere un insediamento umano. Pensate che questa comunità fu un comune indipendente fino al 1928. Dopo quella data fu aggregato al comune di Valvestino. Infatti qui dietro di me possiamo proprio vedere il vecchio municipio, che non so per quale ragione è scritto con 2 P, municipio. Non so, probabilmente dovuto chiaramente un po' all'analfabetismo che c'era qua da queste parti, anche se mi sembra un po' una ragione strana. Poi a fianco c'era la scuola elementare, perché un censimento del 1921 indicava come residenti qui 235 abitanti, quindi avevano proprio una scuola elementare qui e chi si può ancora leggere il nome sul muro, Giovanni Prati, probabilmente era un maestro, un parroco, vatte la pesca. Poi è curioso vedere come sul muro ci siano ancora i segni dove affiggere i manifesti elettorali. Pensate che la prima volta che viene nominato è in un documento del 1186, quindi perlomeno ha almeno 900 anni, sicuramente di più, perché ovviamente prima non c'erano documentazioni quando venivano fondati degli insediamenti umani. Data la sua posizione di confine tra il Vescovato di Trento e la Repubblica di Venezia, era appunto un luogo di passaggio di banditi e soprattutto di contrabbando. Da qui passò anche la storia, perché durante la terza guerra indipendenza nel 1866 Garibaldi, dal suo quartier generale della Rocca d'Anfo, ordinò di far vedere, proprio testuali parole, la camicia rossa a Bollone e Magasa, cioè un altro paesino che è qui vicino, proprio dall'altra sponda della valle. Comunque qui ragazzi si campava appunto in 2 modi, o facendo il carbone o contrabbandando. Poi il Regno d'Italia nel 1882 mise dei presidi della Guardia di Finanza, ma comunque i confini tra Regno d'Italia e Impero Austro-Ungarico rimanevano, per usare un termine ricercato, permeabili, cioè c'era veramente tantissimo territorio di confine in mezzo e quindi era facile passare in dei sentieri nascosti che conoscevano appunto i contrabbandieri. Non che tutto ciò fosse facile o scevro da pericoli. Immaginate che nei documenti dell'epoca il contrabbando viene proprio definito una fiumana, cioè c'erano veramente centinaia di persone che contrabbandavano, perché era un'attività chiaramente molto più redditizia che andare a fare legna nei boschi.
Pensate che avevano i contrabbandieri persino degli approdi nascosti sul lago di Garda, famoso è quello della Casa degli Spiriti, vicino Toscolano Maderno, dove lì facevano arrivare le navi e poi con dei sentieri sempre nascosti li facevano arrivare in Valvestino. Poi c'era tutta l'attività dei carbonai che sfrutta appunto un principio di combustione imperfetta del legno attraverso tutto un procedimento che dura 13-14 giorni, accumulando la legna in dei, diciamo, spazi dette aie, e c'era una persona che controllava continuamente questa combustione del legno. Il vantaggio nel carbone è che era più facile trasportarlo perché era più leggero ed era più remunerativo sulla vendita al mercato. Del carbone naturalmente si faceva sia uso domestico che industriale. Oggigiorno questa pratica, specificatamente dopo la seconda guerra mondiale, è caduta completamente in disuso a causa dell'avvento capillare naturalmente dell'energia elettrica e del diesel e dei motori a combustione termica. Ci sono molte persone qua? Pochissime. Il sabato e la domenica perché hanno le case qua, vengono su il venerdì sera o il sabato. Ma tutto l'anno? C'è qualcuno che vive? Che vive sempre? Sì. Io vivo sempre qua. Ah, lei vive sempre qua? Adesso sì, prima aveva dato in pensione mio marito, adesso abito qua. Arriva apposta tutto? Sì, sì, sì. Ma dai, posso chiedere una cosa, ma come mai c'è scritto municipio con 2 P? Non lo so neanche. Ah, ecco. Guarda, non lo so perché ho sempre visto così. Ah, ecco, Non lo ecco. so perché. Ma lei di qua è nata qua? Sì, sì, sì. Ma dai. Quindi era molto vivace, visto che c'erano 230 abitanti all'inizio del secolo. Anche di più, anche 400 ce n'erano, mi diceva sì? la mia mamma. Ma ancora. Carbonai, contrabbandieri? Sì, sì, sì. Adesso pochi, siamo qua in 7-8. Comunque non è abbandonato, cioè, ce ne No, sono. no, no, no. Sì, Dio, c'è poca gente. Certo, Però. certo, però è tutto servito, insomma. Sì, sì, sì. Ti saluto. Grazie. Comunque qui dietro di me c'è un cartello, c'è scritto proprio circondario confinante extradoganale, quindi probabilmente aveva una sorta di qualche agevolazioni sulle tasse. Anche Livigno tipo è un'area extradoganale e non si paga l'IVA, quindi doveva essere qualcosa di simile. Ok, lasciamo Bollone e ritorniamo giù in fondo alla valle e ci dirigiamo in un posto fantastico, il Monte Stino, dove si gode di una vista spettacolare sul lago d'Idro. Eccoci tornati così in valle, andiamo verso Capovalle e il lago d'Idro. Ci fa fare un po' un giro lungo, ma è l'unica strada che c'è. Però il bello di questi posti è che non c'è veramente nessuno, quindi la strada la godi veramente. Strada priva di segnaletiche e barriere. Beh, le segnaletiche non servono, le barriere non dovrebbe esserci molto traffico. Inizia a farsi frizzante l'aria qua. E ecco laggiù si vede uno spicchio del lago d'Idro. Panorama fotonico da qua. Comunque qua ci sarebbero tantissime strade sterrate da fare se non fossero tutte vietate. Guarda quella lì che bella, che passa lì sulla montagna e probabilmente arriva su quel crinale. Che poi l'assurdità è che sono tutte forestali, magari per arrivare a una maga, e verranno percorse da 10 macchine all'anno. Hanno speso tantissimo per farla, per poi vietarla. Almeno se aprissero un po' le moto, magari alcuni giorni a settimana, anche a pagamento potrebbero tirar fuori qualcosa. Ecco qua il rifugio Monte Stino, bellissimo. Tac. E poi vado al punto panoramico, che ci sono anche le trincee, sicuramente interessante.
E anche quassù sono arrivato sulla cima del Monte Stino e adesso c'è un percorso di trincee, chiaramente italiane. Qua dietro di me c'erano le cucine da campo, un po' defilate dalla cima chiaramente, e adesso andiamo a vedere le trincee. Non credo che ci sia da camminare molto, non le ho mai visitate, quindi andiamo a vedere come sono. Vamos! Qua sembra esserci l'ingresso di una galleria, andiamo a vedere cosa dicono. Attenzione, roccia friabile, galleria della prima guerra, è questa qua, andiamo a vedere com'è. Ok, entriamo dentro, è veramente angusta e bassa come tutte le gallerie italiane, e qua c'era una postazione di una qualche artiglieria mitragliatrice, credo. Questo è cemento armato e guarda là fuori. Ovviamente non c'era tutta questa vegetazione. Per noi l'unico rischio concreto oggi quando visitiamo le gallerie è quello di dare una bella zuccata sul tetto in pietra. Comunque quelle che sono visitabili, le gallerie sono messe in sicurezza, cioè hanno chiuso i buchi. Quelle che dicono vietato l'ingresso spesso è perché appunto ci sono dei punti veramente pericolosi se non sai dove mettere i piedi. Ok, sono arrivato alle trincee. Sto seguendo il percorso che mi porta dentro il labirinto e queste sono le trincee vere e proprie. Ora, le trincee, a meno che non siano ben conservate o molto particolari, come per esempio costruite nella roccia, se sono costruite nella terra, detto tra noi, vista una, viste tutte, perché fondamentalmente sono dei fossi per terra. Non è rimasto molto, chiaramente a volte se c'era roccia a fianco c'erano delle cucine da campo, però ecco, una volta che ne hai viste un paio, non sono particolarmente interessanti. Queste qua in montagna, che poi non sono state interessate da grossi combattimenti, erano più che altro di vedetta. Poi noti anche il fatto che queste non erano proprio adatte al combattimento per come erano costruite, perché quelle spesso in prima linea in cui si combatteva, come anche vi ho fatto vedere nel video del Monte Zugna, erano fatte come le guglie di un castello, proprio a dente, appunto per evitare che se la trincea veniva assaltata si potesse prendere con un colpo in infilata più soldati, oppure per evitare le schegge, quindi erano proprio fatte così, per quella maniera lì. Se hanno un andamento sinuoso è poco probabile che siano state progettate appunto per resistere a combattimenti, ma erano più che altro in seconda linea o di osservazione. Ok, ora scendiamo qua giù a valle e andiamo al lago d'Idro e rientro. Eccomi qua sulla SP58, passo San Rocco e da qua si scende in giù. Eccoci arrivati a The Idro Lake. Il lago d'Idro ha questa particolarità che non ha nessuna strada che fa il giro, cioè a un certo punto si interrompe strada nel lato est, quindi l'unica strada per arrivare a nord del lago è quella a ovest. Eccomi arrivato al lago d'Idro. Con questo video concludiamo la saga dell'esplorazione della Val Vestino tra sterrato, asfalto, si è scaricata la GoPro, e paesini minuscoli. Spero che vi sia piaciuto, lasciatemi un like e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Trovate tutto in descrizione, la traccia GPX del giro e la mia attrezzatura da moto. Del lago d'Idro non vi dico molto di più perché ho in serbo una sorpresina veramente succosa su questo lago. Vi porto in un posto particolarissimo a breve. Iscrivetevi al canale, state connessi, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.